Ti senti mai come se la tua mente fosse un treno in corsa, uno di quelli che non riesci a fermare? Corriamo tutto il giorno, saltando tra impegni, notifiche e 1000 preoccupazioni, alla ricerca di una pace che sembra sempre un passo in là. Le nostre teste sono piene di dovrei fare, potrei dire, e se poi succede che? E a fine giornata, come ci sentiamo? Esausti e svuotati, con quella strana sensazione di aver corso una maratona senza arrivare da nessuna parte. E se ti dicessi che la soluzione non è correre più forte, ma semplicemente iniziare a fermarsi? Se esistesse una scienza della mente, vecchia di 2500 anni, nata proprio per dare un senso a questo caos? Oggi, in questo video, ti mostro come una filosofia antica, il buddismo, può darci degli strumenti pratici e semplicissimi per calmare la confusione e vivere con più serenità. E puoi iniziare oggi, non devi credere a nulla di strano, né cambiare chi sei. Devi solo ascoltare. Quando sentiamo la parola buddismo, la mente corre a templi esotici, statue imponenti e rituali che sentiamo lontanissimi. Ma se lo spogliamo di tutto questo, il cuore del buddismo è incredibilmente pratico. Pensalo come una cassetta degli attrezzi per la mente, un libretto di istruzioni per la nostra coscienza, che chissà perché nessuno ci ha mai dato alla nascita. E la sua storia infatti inizia con un problema molto, molto umano. C'era una volta, circa 2500 anni fa, in India, un principe di nome Siddhartha Gautama. Immagina una vita da favola, un palazzo magnifico, protetto da ogni tipo di sofferenza, con tutto quello che un uomo potrebbe mai desiderare. Ricchezza, lusso, una famiglia splendida. Eppure dentro di sé Siddhartha sentiva un'inquietudine, un senso di vuoto che non riusciva a spiegare. Un giorno, di nascosto, decise di avventurarsi fuori dalle mura dorate del palazzo per vedere come fosse il mondo reale. Quello che vide lo cambiò per sempre. Incontrò un vecchio curvo, un uomo malato e un corpo senza vita. Per la prima volta toccò con mano la realtà della vecchiaia, della malattia e della morte e capì che la sofferenza non è un'eccezione, ma una parte inevitabile della vita, di ogni vita. Poco dopo, però, fece un quarto incontro, un monaco, un asceta con una pace profonda dipinta sul volto. Siddhartha si fece la domanda che gli cambiò la vita. Come fa quell'uomo a essere così sereno in un mondo pieno di dolore? Quella domanda divenne la sua ossessione. Abbandonò la sua vita da principe, la sua casa, sua moglie, suo figlio, per cercare una risposta. Non stava cercando un Dio, stava cercando una cura per la sofferenza umana. Dopo anni e anni e anni di ricerca e meditazione, finalmente una notte, sotto un albero, raggiunse l'illuminazione. Divenne il Buddha, che significa colui che si è risvegliato. E quello che scoprì non era una fede complicata, ma 4 semplici verità, 4 fatti sulla nostra esistenza che chiunque può capire. Il primo insegnamento del Buddha, il cuore di tutta la sua filosofia, sono le 4 nobili verità. Non immaginarle come comandamenti incisi nella pietra. Pensale piuttosto come la diagnosi e la cura proposte da un medico saggio che ha osservato a fondo la condizione umana. La prima verità, in lingua pali dukkha, dice una cosa molto semplice. La vita include una certa dose di sofferenza, o per dirla in modo più moderno, di insoddisfazione. Non è un pensiero pessimista, ma incredibilmente realista. Non si parla solo delle grandi tragedie, ma di quella sottile e costante frustrazione di tutti i giorni, ovvero l'ansia prima di un colloquio, l'irritazione nel traffico, la delusione quando vorremmo che le cose vadano in modo diverso. Quella sensazione che manchi sempre qualcosa. Persino i momenti felici hanno un velo di tristezza, perché sappiamo che finiranno. Questa è una condizione umana, universale, non è un tuo fallimento personale. Capirlo, però, è il primo passo per sentirsi più leggeri e smettere di chiedersi perché proprio a me e iniziare a vedere che siamo tutti nella stessa barca. Ok, se l'insoddisfazione è la malattia, qual è il virus che la causa? Il Buddha lo identifica nel tanha, che possiamo tradurre come bramosia o attaccamento. Noi non soffriamo per gli eventi in sé, ma per come ci attacchiamo all'idea di come dovrebbero essere. Facciamo degli esempi. Non è la pioggia a rovinarci la giornata, ma la nostra ostinazione a volere il sole. Non è un commento negativo a ferirci, ma il nostro disperato bisogno di essere sempre approvati.
Vogliamo afferrare e tenere stretto ciò che ci piace e respingere con forza ciò che non ci piace. Il problema? Tutto è impermanente. Le persone cambiano, le emozioni vanno e vengono, i momenti passano. Lottare contro questa natura mutevole delle cose è come cercare di fermare le onde del mare con le mani. Una battaglia persa che genera solo dolore. La causa della nostra sofferenza, quindi, non è là fuori, ma qui dentro, nel modo in cui la nostra mente si aggrappa a tutto. Questa è la verità della speranza. Se la sofferenza ha una causa precisa, ovvero l'attaccamento, allora eliminando quella causa la sofferenza finisce. Questa cessazione della sofferenza si chiama nirvana, ma dimentica l'idea di un paradiso etereo. Il nirvana, nel suo senso più profondo, è uno stato mentale che puoi vivere qui e ora. È quella pace che provi quando la mente smette di lottare, di aggrapparsi e di respingere. È chiarezza, libertà, equilibrio. È la fine della guerra con la realtà. Il Buddha ha dimostrato che è possibile arrivarci. E questo significa che esiste un sentiero. Non siamo condannati a soffrire. Perfetto, ma come si fa a smettere di aggrapparsi? La quarta verità è la medicina, ovvero il nobile o duplice sentiero. Suona complicato, lo so, ma immaginalo come un programma di allenamento per la mente, diviso in 8 aree che riguardano la saggezza, l'etica e la disciplina mentale. Per iniziare, non serve impararli a memoria, basta concentrarsi sul filo che li lega tutti. Iniziare a vedere le cose per come sono davvero, non attraverso il filtro dei nostri desideri e delle nostre paure. Iniziare a essere presenti, e questo ci porta dritti alla nostra cassetta degli attrezzi. La filosofia è bella, ma diventa potente solo quando la usiamo. Ecco quindi 3 strumenti pratici ispirati al buddismo che puoi usare da subito per creare un po' di spazio e di pace nella tua vita. Essere consapevoli significa una cosa: prestare attenzione al momento presente, di proposito e senza giudicare. La nostra mente è una fabbrica di pensieri. Ne produce a migliaia ogni giorno e per la maggior parte del tempo vaga tra i rimpianti del passato e le ansie del futuro. La mindfulness è semplicemente l'atto di riportarla a casa, con gentilezza, al qui e ora. Fermati un minuto, solo uno. Siediti dove sei e chiudi gli occhi. Ora porta tutta la tua attenzione al respiro. Senti l'aria che entra dal naso e che esce dalla bocca. Non devi fare nulla, solo osservare. Dopo pochi secondi la tua mente scapperà via. È normale, è quello che fanno le menti. Non ti arrabbiare però. Nota solo dove è andata. Ad esempio, ecco, sto pensando alla mail di lavoro. E con la stessa gentilezza con cui accarezzeresti un cucciolo, riporta l'attenzione al respiro. Ogni volta che lo fai, alleni un muscolo della consapevolezza. Farlo ogni giorno, anche solo per 3 minuti, ti insegna a non essere più prigioniero dei tuoi pensieri, ma a diventarne un calmo osservatore. L'impermanenza ci insegna che aggrapparsi alle cose è una fatica inutile. Il minimalismo, che ha radici profonde nel buddismo zen, è l'applicazione di questa idea. Non riguarda solo il liberarsi dagli oggetti, ma soprattutto il lasciare andare i pesi mentali per fare spazio a ciò che conta davvero. Dai un'occhiata al tuo armadio. Quanti vestiti non metti da più di un anno? Forse rappresentano un te del passato a cui sei ancora aggrappato. Prova a sceglierne 5 e a donarli o buttarli via. Senti la leggerezza? Ora fai lo stesso con la tua mente. A quale vecchio rancore ti stai ancora aggrappando? Quale aspettativa irrealistica su di te o sugli altri ti sta mettendo sotto pressione? Lasciare andare non è un segno di debolezza, ma di enorme forza e saggezza. Immagina di svegliarti domani in uno spazio, fuori e dentro di te, che senti finalmente leggero e tranquillo. Ecco, questa è la libertà del lasciare andare. Siamo onesti, spesso siamo noi i nostri critici più feroci. La nostra mente ha una vocina interna che non perde occasione per dirci che non siamo abbastanza bravi, furbi o di successo. Il buddismo ci insegna a coltivare la metta, una gentilezza incondizionata, prima di tutto verso noi stessi. La prossima volta che fai un errore o ti senti inadeguato, prova a fare questo. Metti una mano sul cuore, respira e invece di aggredirti con le critiche, ripeti mentalmente queste frasi. Che io possa stare bene, che io possa essere in pace, che io possa accettarmi così come sono.
All'inizio sembrerà strano, quasi finto, ma è un modo potentissimo per hackerare il tuo dialogo interiore, trasformandolo da critico a compassionevole. Accettarti con tutte le tue meravigliose imperfezioni è il primo passo per cambiare davvero. Non devi diventare perfetto, devi solo diventare un po' più amico di te stesso. Come vedi, il buddismo non ti chiede di diventare una persona diversa, al contrario, ti invita a conoscere chi già sei, ma più a fondo. Non è un'altra serie di regole da aggiungere alla tua vita già strapiena, ma un modo per togliere quello che non ti serve più, l'ansia per ciò che sarà, il peso per ciò che è stato e l'attaccamento a ciò che non puoi controllare. Il principe Siddhartha ci ha mostrato che la sofferenza fa parte del gioco, ma che la liberazione è un'opzione per tutti. La chiave non è cercare la felicità là fuori, negli oggetti, nelle persone o nei traguardi, ma coltivarla qui dentro, con la consapevolezza, il lasciare andare e un po' di gentilezza. È un percorso, un allenamento, un piccolo passo alla volta per tornare a casa. E a proposito di piccoli passi, perché non ne facciamo uno insieme? Lascia un commento qui sotto. Qual è la prima piccola cosa che proverai a lasciare andare questa settimana? Un oggetto, un pensiero, un'aspettativa. Condividere il tuo viaggio potrebbe ispirare qualcuno. E se vuoi continuare a esplorare questi strumenti per una vita più serena, iscriviti al canale. Insieme possiamo imparare ad abbassare il volume del rumore e a riscoprire quella pace che in fondo è sempre stata lì.